Panzerotti o calzoni, ma soprattutto fritti o al forno? Perché scegliere se possiamo farli entrambi? Ed entrambi sono buonissimi, morbidissimi. Sembrano delle nuvolette super golose. Siete pronti per la ricetta? Ma prima di cominciare, ricordate di lasciare un bel like a questo video e di iscrivervi al canale. Buongiorno e benvenuti, io sono Francesca. Oggi prepariamo insieme i calzoni fatti in casa, fritti e al forno. Una ricetta veramente molto semplice e soprattutto molto golosa. Faremo felici anche i nostri bimbi. Avremo bisogno di 500 g di farina 00, 300 g di acqua tiepida preferibilmente che ho riscaldato al microonde, passata di pomodoro, 50 g di olio extravergine di oliva, 10 g di sale, un cucchiaino di zucchero che corrisponde a 6 g di zucchero, 18 g di lievito di birra, degli affettati a vostra scelta, origano, provola, scamorza o mozzarella. Io vi consiglio una provola perché è un formaggio filante che non contiene acqua e quindi non andrà a far aprire il nostro calzone durante la frittura o durante la cottura in forno, quindi molto importante. Il nostro primo step sarà inserire lo zucchero nell'acqua tiepida insieme al lievito di birra. È importante che l'acqua sia intorno ai 35-40 gradi, in modo da non inibire le capacità del nostro lievito. E semplicemente con un cucchiaio mescoliamo fino a quando sarà completamente sciolto. Lo zucchero e il calore ci aiuteranno ad avere una lievitazione perfetta in davvero pochissimo tempo. Prendiamo un goccino della nostra acqua e la mettiamo nel sale. È molto importante far sciogliere bene anche il sale. Mescoliamo bene con un cucchiaio. Il sale disciolto in acqua sarà l'ultimo ingrediente che aggiungeremo al nostro impasto. Come vedete ho utilizzato l'acqua stessa della ricetta. A questo punto, prima di andare ad impastare con le mani, facciamo un pre-impasto utilizzando un cucchiaio di legno o in plastica come preferite. Ho aggiunto una parte della mia acqua. L'acqua va aggiunta in più tempi per poter essere assorbita al meglio dalla nostra farina. È importante perché sennò altrimenti andremo ad allagare le proteine della farina. Significa che non assorbirà bene. Io aggiungo questo quantitativo di acqua in 4 tempi. E dopo, quando avremo finito di far assorbire completamente l'acqua, andremo ad impastare il nostro impasto sulla spianatoia utilizzando le mani. Naturalmente è possibile fare questo impasto con la planetaria, con l'impastatrice. Anche con un mixer, se ne avete uno in casa. Aggiungiamo anche l'acqua con il sale e continuiamo a miscelare. Quando saremo giunti a questo livello possiamo aggiungere anche il nostro olio. Lo aggiungo in una volta sola. L'olio all'interno del nostro impasto renderà l'impasto setoso e morbido, oltre che profumato.
Come vedete il nostro impasto prende forma e adesso ha bisogno di essere lavorato in maniera manuale. Metto un pochino di farina sulla spianatoia in questo modo. Dispongo il mio impasto, un altro pochino di farina. Dobbiamo fare tante pieghe da un verso e dall'altro. Schiacciando con la parte interna del nostro palmo. Quindi è queste parti qui che fanno l'impasto. Vedete, schiacciamo e pieghiamo verso l'interno in questo modo qui. Giriamo e continuiamo. Dobbiamo fare questo impasto, questo lavoro, fino a che non otterremo un panetto bello liscio. Copriamo con un canovaccio, o meglio con 2 canovacci, e lasciamo lievitare direttamente sulla nostra spianatoia per un'ora. Dopo un'ora guardate come è raddoppiato il nostro panetto e quanto è morbido, veramente super soffice. Procediamo quindi a fare le nostre pezzature. Dividiamo quindi il nostro impasto in 2 sezioni. Ci ricaviamo un filoncino e ogni filoncino andrà tagliato in parti da circa 60-70 grammi in base alla grandezza desiderata. Io le ho fatte da 65 grammi circa. Possiamo aiutarci con una bilancia da cucina per avere dei panzerotti più simili possibili. Adesso dobbiamo semplicemente prendere un pezzetto di pasta, farlo ruotare all'interno della nostra mano facendolo ruotare. In questo modo otterremo delle palline. È davvero molto semplice. Adesso copriamo con un canovaccio e lasciamo lievitare per 45 minuti circa. E adesso finalmente possiamo sbizzarrirci a farcirli come più ci piace. Questo è solo un esempio che io vi do. Prendiamo quindi il pomodoro e lo condiamo con olio, sale e origano. E adesso vi mostro un piccolo trucchetto che ho appreso sul canale di Checco Chef Channel, cioè mettere il pomodoro insieme alla provola o alla mozzarella. In questo modo rilasceranno meno liquidi e faremo un passaggio in meno. Adesso prendiamo il nostro pezzetto di impasto, spolveriamo con un pochino di farina e con la punta delle nostre dita lo andiamo ad appiattire senza fare troppa forza. Dopodiché lo prendiamo e lo allarghiamo in questo modo. Guardate quante bollicine d'aria ci sono all'interno, segno che la lievitazione è andata davvero molto bene. Ho preparato anche un goccino d'acqua, con le dita inumidite le passiamo lungo i bordi della nostra pasta. In questo modo il panzerotto si attaccherà bene. Lo farciamo con pomodoro, provola, prosciutto o tutto ciò che più vi piace, per esempio anche ricotta e spinaci. In quel caso gli spinaci strizzateli proprio bene, altrimenti uscirà l'acqua fuori. Facciamo tantissima pressione lungo i bordi e voilà, il gioco è fatto. Semplice, vero? Nel frattempo che prepariamo tutti gli altri panzerotti, ovviamente li andiamo a coprire, altrimenti formeranno una crosticina al di sopra. Continuiamo quindi a farcire tutti i nostri panzerotti e poi potremo procedere a friggerli e a farli al forno. Vi farò vedere entrambe le versioni.
Olio a 170 gradi circa, non deve essere troppo caldo perché altrimenti bruceranno fuori e non cuoceranno bene all'interno. Rigiriamo ovviamente da entrambi i lati per una cottura uniforme. Dopodiché scoliamo su carta assorbente e serviamo subito. Sono buonissimi, caldi, filanti, ma sono buonissimi anche il giorno dopo, si mantengono veramente morbidi. Anche quelli al forno sono morbidissimi, mi raccomando, mettete un goccino di olio sulla carta da forno e anche un goccino di olio sulla superficie del nostro panzerotto, soltanto così resteranno morbidi. Quindi mettiamoli a 20 minuti a 200 gradi, circa. Voi vedrete quando saranno cotti, ve ne accorgerete subito. E voilà, il nostro bel vassoio fatto. A sinistra abbiamo i panzerotti fatti al forno, guardate che belli. Ho passato i rebbi di una forchetta lungo i bordi. Invece questi qua lisci sono quelli là fritti. Sono buonissimi entrambi. Pensate, li ho fatti assaggiare anche a mia sorella e mi ha detto: ma davvero sono fatti al forno? Perché sono morbidissimi. Sì, proprio così, questi qui a sinistra sono quelli lì al forno. Ottime entrambe le versioni. Vi consiglio di provarli entrambi, magari fate come me, un po' li fate al forno, un po' li fate fritti, oppure vi alternate una settimana fritti e una settimana al forno. Non c'è nessun problema, sono buoni entrambi. Spero che si renda l'idea di quanto sono veramente morbidi. Una nuvoletta super golosa. Bene, io vi ringrazio tanto per aver guardato il video fino a questo punto. Se apprezzate questa videoricetta, mi raccomando, ricordate di lasciare un like perché è davvero importantissimo per sostenere il mio canale e condividetelo con tutti i vostri amici sui vostri social. Se non siete iscritti, vi ricordo di iscrivervi. Qua in basso c'è la scritta iscriviti ed entra anche tu a far parte di questa meravigliosa community, e ti ricordo inoltre di attivare la campanella, così sarai il primo a ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un bacione a tutti, ci vediamo presto domani con una nuova video ricetta. Ciao!